E ciao ragazzi, oggi vi spiego un attimino cosa vuol dire monocorona. In tantissimi di voi mi avete chiesto informazioni su questa monocorona. La posso montare, non la posso montare? Conviene montarla oppure no? Diciamo che ci sono tanti fattori che bisogna capire prima di fare un lavoro che magari non siete contenti del risultato, quindi è meglio capire un attimo come funziona il monocorona. Il monocorona diciamo che lo consiglio su mountain bike che hanno almeno 9 rapporti al posteriore in su, perché sotto secondo me non ha senso. Uno, perché diciamo che non esistono cassette da 8 velocità dove noi possiamo scegliere la gamma di rapportatura, quindi abbiamo molte limitazioni nella scelta della cassetta. E in più bisogna vedere se la nostra bicicletta ha la possibilità di smontare le corone sulla nostra guarnitura, perché molte mountain bike della fascia diciamo da 8 velocità in giù bisogna capire se la guarnitura ha appunto questa possibilità di sostituire le corone. Se le corone non si possono smontare dalla guarnitura, dopo il costo aumenta e secondo me non ha molto senso andare a spendere ulteriori soldi su una mountain bike diciamo di fascia bassa. Il monocorona diciamo che ha dei vantaggi rispetto alla tripla o alla doppia. Diciamo che l'altezza luce sotto qua è molto più ampia rispetto alla tripla, quindi siamo molto più alti e quindi rischiamo meno di toccare sotto. In più abbiamo sicuramente meno peso, perché la mia bicicletta sono riuscito a tirarla giù di mezzo chilo, quindi da 14 sono arrivato a 13,5 kg. Non ho fatto nessun'altra modifica, ho solo cambiato il monocorona come nel mio precedente video dove avete visto il montaggio del monocorona. La lunghezza catena l'ho lasciata standard perché non è troppo lunga, non è troppo corta, quindi non occorre andare a accorciarla o allungarla. Tornando al discorso, a chi conviene montare il monocorona bisogna capire bene se la utilizziamo solo in fuoristrada la bici oppure la usiamo su strada, perché ci sono molte persone che utilizzano la mountain bike solo su strada, quindi in quel caso non vi consiglio di montare il monocorona. Perché? Perché lo sviluppo metrico è limitato. Affrontiamo una discesa, diciamo che dopo i 30-35 orari si incomincia a pedalare a vuoto, quindi è inutile montare un monocorona se utilizziamo una mountain bike solo in uscite tipo strade sterrate veloci, quindi diciamo che è molto penalizzante a girare le gambe imballate magari in una discesa e perdiamo tutto il vantaggio che abbiamo acquisito. Quindi secondo me il monocorona, come ripeto, se lo utilizziamo su strade normali non ve lo consiglio. Il monocorona invece ve lo consiglio solo se fate veramente fuori strada, quindi diciamo che abbiamo percorsi trail oppure da enduro oppure da XC dove possiamo trovare dei vantaggi a usare il monocorona. Abbiamo la testa più libera perché abbiamo solo un comando da utilizzare, abbiamo uno sviluppo metrico migliore perché in certi punti della doppia o della tripla la rapportatura si può doppiare, quindi perdiamo tempo diciamo a trovare il rapporto giusto. Questa monocorona si può trovare in varie rapportature, quindi da 30, da 32, 34. Se soffriamo molto la salita perché siamo poco allenati, vi consiglio una 30 o al massimo una 32. Se siamo già abbastanza allenati, quindi usciamo spesso durante la settimana, un 34 oppure anche un 32, diciamo che è la rapportatura più usata adesso. Dietro nel pacco pignoni ci sono tanti range adesso, dai 10, 11, 12 velocità, dove noi possiamo scegliere la nostra rapportatura in base al nostro allenamento e in base, è molto importante, in base ai percorsi che noi pratichiamo, perché se facciamo tanta salita il 50 dietro diciamo che è d'obbligo. Infatti sulla mia mountain bike non ho sostituito il pacco pignoni perché non mi occorre, io lo utilizzo solo su strada, perché questa bici la utilizzerò solo per fare dello street tipo Fabio Widmer, fare un esempio per farvi capire come usano la sua mountain bike full su strada, quindi non hai bisogno di rapportature cortissime per fare street, quindi usarla su strada. Il mio upgrade alla mia bicicletta mi è costata veramente pochissimo, solo il costo della corona. Sono riuscito a aggiornare con poca spesa la mia bicicletta che è del 2014, dove era montata precedentemente una tripla. Quindi ripeto, il monocorona ve la consiglio solo a chi pratica realmente fuori strada, come la mia che la utilizzo solo su strada, però ci faccio dello street, quindi io ho bisogno di una luce maggiore rispetto alla tripla, perché io con la corona grande andavo a toccare sempre sotto, quindi quando salivo sopra gli ostacoli mi toccava la corona più grande
grande, quindi io l'ho dovuto cambiare per forza, ma potevo tranquillamente tenermi anche la tripla e usare la bicicletta di serie. Io l'ho sostituita sulla mia mountain bike proprio per quel motivo, perché utilizzo la bicicletta in un modo, l'ho fatto solo per avere una bici più leggera e con meno problemi meccanici, perché chiaramente togliendo un manettino e deragliatore sicuramente avrai meno problemi meccanici e di regolazione. Parlando adesso della mia bicicletta, come ripeto, la utilizzerò solo su strada e fare street, quindi ho accorciato l'attacco manubrio per avere una bici più reattiva e ho montato questo monocorona. Quindi con circa 20 euro sono riuscito ad aggiornare la mia mountain bike con una cifra veramente irrisoria. Quindi con questo grande upgrade sono riuscito a fare una bici dove posso divertirmi a fare qualche trick con la bici.